Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima parte di febbraio 2024. Abbiamo la carta del Sole, amici della Vergine, periodo di espansione, di crescita, di chiarezza mentale direi anche. Ed essendoci la carta del Sole potrebbe far riferimento a una relazione di amicizia. Però andiamo a vederlo con i tarocchi nello specifico. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link all'oroscopo del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Queste sono letture sugli affetti in generale, possono riguardare la famiglia, gli amici, le relazioni di coppia. Io andrò a fare degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Ok, andiamo a vedere per la Vergine. Allora, abbiamo un re di coppe, abbiamo una regina di denari, l'imperatrice, che interessante, la forza. Devo dire che partendo con il re di coppe si potrebbe anche trattare di una questione familiare con dei figli, per qualcuno. Abbiamo poi un asso di coppe, l'eremita e un 5 di pentacoli. Mm. Ragazzi, che dirvi? C'è questo bellissimo asso di coppe che attira i miei occhi. E qui ci sono diverse figure, devo dire. Allora, come vi dicevo, il re di coppe potrebbe rappresentare la persona di interesse piuttosto che anche un padre in questo caso. Diciamo che sento di più una relazione. ehm, no, vabbè, non mi voglio esporre. Andiamo a vedere carta per carta, poi vediamo su che cosa, ehm, su che tipo di affetto, insomma. Andiamo a vedere il re di coppe per piacere, grazie. Due di pentacoli e 5 di denari. Che interessante, perché il 5 di denari è la carta qui di fine lettura, di fine linea. Allora, diciamo che questo re di coppe è un affetto importante nella vostra vita. Secondo me è una persona che conoscete da un po', perché con questo 2 di pentacoli ho l'idea che ci sia un certo ciclo che continua a ripetersi. Andiamo a vedere la regina di denari. La stella e gli amanti. Allora, ho come la sensazione che questo sole faccia riferimento alla chiarezza mentale in questa lettura. Devo dire che c'è questa figura con la quale, come vi accennavo, si ripetono certi cicli, potrebbero essere cicli legati a determinate ferite o delusioni che avete già vissuto in passato con questa persona o magari in questa situazione. E vedendo queste carte ho come l'idea che qualcuno abbia un po' perso le speranze sul trovare un equilibrio, sul creare una relazione funzionale con questo re di coppe, ragazzi. Perché qui abbiamo anche la carta degli amanti, potenzialmente ci potrebbe essere l'equilibrio, ma avendo la regina di pentacoli al contrario, come se qualcuno credesse di non riuscire a gestirlo, di non riuscire
a creare questo equilibrio. Andiamo a vedere l'imperatrice. Re di spade. E forza. Allora, l'idea, ragazzi, soprattutto se vi identificate con la regina di denari, è che abbiate un po' bisogno di lavorare sul vostro potere personale, sulla vostra capacità decisionale, sulla vostra apertura di cuore, sul quello che potrebbe essere la vostra capacità di creare una nuova relazione o una migliore relazione. Nel caso qui ci siano delle dinamiche, diciamo, di carenza che si ripetono con questa persona, tipo che sentite dei vuoti nei confronti di questa persona e ho l'idea che qualcuno qui dica vabbè ok, è così, ho perso cioè non c'è speranza che le cose cambino. Invece qui non è tanto il fatto che le cose non cambino, ma il punto è cambiare la vostra attitudine nei confronti delle cose. Diciamo darvi un valore maggiore, come la sensazione che qualcuno si senta sottovalutato. Andiamo a vedere la forza perché ce l'avete anche qui, ce l'avete 2 volte. Carro, esatto. E cavaliere di pentacoli. È come se aveste bisogno di dare una direzione alla relazione. È interessante perché il carro è proprio quella carta che indica che tipo di direzione dare a questa situazione un po'... potrebbe essere anche ambivalente o ciclica, come vi dicevo prima. C'è da dire che con questo cavaliere di pentacoli i tempi saranno un po' lenti, ragazzi. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Quattro di coppe. E re di bastoni. Allora, le letture dei single sono già uscite e le potete integrare con questa, però vi dico che se per caso siete single, vi dico che nella seconda settimana di febbraio potrebbe iniziare una relazione, non è detto che necessariamente sia romantica, però vi dico che è come se iniziasse senza che voi ve ne rendiate tanto conto. Sapete, incontrate una persona, ci chiacchierate bene, vi vedete la seconda volta e ad un certo punto è come se vi rendeste conto che provate qualche cosa per questa persona, ma non sapete neanche bene voi come è nato. Ecco, ho come un po' questa sensazione. Vi dico, ehm, può essere la stessa persona, tipo un rinnovo della relazione. O potrebbe essere, come vi dicevo prima, qualcuno di nuovo rispetto a questo re di coppe o regina di denari, dipende sempre con chi vi identificate, ok? Sapete che le figure rappresentano un'energia, non necessariamente il sesso della persona. Andiamo a vedere l'eremita, perché qui ho proprio l'idea, ragazzi, che qualcuno si ritroverà, come dire, sì, è come se ci fosse qualche situazione che un po' vi coinvolgerà e ad un certo punto vi renderete conto che non sarete più soli, vi renderete conto che non è tutto brutto come, come voi insomma percepite, però vi dico anche che con il 5 di spade e il re di spade, il contrario, avete come bisogno di destrutturare, mi viene da dire, quelle che sono le ferite del passato, le delusioni che avete avuto. È un po' come il lavorate sulle vostre paure in modo da riuscire a girare questo re di spade, ad avere chiarezza mentale, che è quello di cui parlavamo qui.
Se per caso fosse una questione tra genitori e figlio, come la sensazione che qualcuno abbia bisogno o voglia o sente la necessità di sentirsi valutato dai genitori, di avere un certo tipo di appoggio, diciamo. Ragazzi, vi dirò un'altra cosa, se state cercando dei figli, diciamo, la prima parte di febbraio, nello specifico la seconda settimana, potrebbe essere un buon periodo per, insomma, per riuscire nell'obiettivo. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 3 di coppe e 10 di pentacoli. Che interessante. Il 5 di denari, come vi dicevo, è un po' come se fosse un invito a elaborare la paura. C'è un qualche paura qui che gioca sotto di voi, per cui vi tolga un po' la speranza, no? Ehm, una volta che voi, diciamo, lavorate questo tipo di paura, questo tipo di ferita, è un po' come trovare l'armonia. Vi dirò, essendoci un 3 di coppe, ho come la sensazione che molti abbiano paura di essere traditi. E non parlo solo del tradimento con un altro uomo, un'altra donna. Si può tradire anche la fiducia di qualcuno semplicemente, non lo so, magari raccontando una bugia. Anche quello è un tradimento, perché si parla di tradire la fiducia di qualcuno. Però ragazzi, poi alla fine, se le guardo tutte e due così, sono due carte di contratti, di raccolta dei frutti. È un po' come se vi dicessero focalizzatevi sull'abbondanza in cui siete invece di focalizzarvi su quello che potreste forse in X percentuale perdere. Devo dire che comunque è una bella lettura, insomma, arriva la chiarezza mentale, arriva una vostra sensazione di vantaggio inerente a una posizione, una relazione o una situazione. Andiamo a vedere seduzione, attrazione, flirt, appuntamenti, ganci. Ragazzi, quando vi dicevo che neanche voi sapete bene perché vi siete infilati in questa relazione, è un po' quello probabilmente. Sapete quando ci sono quelle persone così tanto carismatiche che a un certo punto dite no, vabbè, ho bisogno di sentirla, di sentirlo. Parla anche di una terza parte, quindi tenete le antenne aperte perché vi dico, da un lato c'è da curare questa paura di essere traditi, però vi dico anche che se siete nella paura di essere traditi, se vivete quel tipo di emozione costantemente, automaticamente voi vi sintonizzate su quella vibrazione. Quindi se quella è la vibrazione che emanate, quella è la vibrazione che attirate. Quindi cercate di fare una sorta di switch. Diciamo, focalizzatevi su quello che avete raggiunto, su quanto di bello potete vivere con la persona, senza andare troppo al futuro, secondo me, perché qui c'è ancora un po' di confusione mentale, per qualcuno davvero ci potrebbe essere della manipolazione, ma non sento che sia qualcun altro che vi manipola, in realtà sono come dei giochi mentali che vi fate per una vostra bassa autostima. Ok, andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli che sono come dei mantra per sviluppare l'amor proprio. E vi dirò, per certi versi, per rompere questo karma, questo continuo susseguirsi delle stesse dinamiche di comportamento, alle volte ragazzi è necessario fare una scelta, prendere una direzione. Coraggio, guardate, avevate la forza dov'è? Qua. È la stessa carta, lo stesso archetipo. Sono coraggioso. E anche gli stessi colori, tra l'altro, vestita di rosso in tutte e due le rappresentazioni.
Qui, ragazzi, quello che vi posso consigliare se, diciamo, avete difficoltà a trovare la forza di volontà, potete lavorare con il terzo chakra, magari indossare del quarzo citrino piuttosto che dell'occhio di tigre, piuttosto che anche l'ambra può andare. È un po' cara, ma se ce l'avete. Coraggio, autocompassione, carta numero 31. Oggi mi tratto con amorevole gentilezza e vedete che c'è la fanciulla che si abbraccia. È sempre molto importante capire con che parole ci parliamo. Gratitudine, che è quello che vi dicevo qui, mi metto in pausa per un momento di gratitudine per tutte le benedizioni presenti nella mia vita. E poi abbiamo, wow, fortuna, abbondanza, prosperità e buona fortuna fanno la via. Make their way to me. Ah, è come se si aprissero la via a me. Bellissimo, perché questa qua è proprio in alcuni tarocchi la ruota della fortuna viene rappresentata come la dea bendata che ha questo corno da cui insomma cascano come appunto una cascata le monete. Bellissima carta anche questa, ma qui avete una carta di abbondanza in effetti. E che allora il 5 di pentacoli è collegato principalmente a due ferite importanti del passato. Una è la ferita di abbandono e l'altra la ferita da rifiuto. Sono carte di dipendenza, ok? Quindi parlano di una carenza economica che crea dipendenza, però non è solo quello, parla anche di dipendenze emozionali. Quindi, una volta che voi lavorate questa sensazione di carenza che avete, perché molte volte davvero è solo una sensazione, e soprattutto se voi avete una mentalità di carenza, quella è la vibrazione che emanate, quella è la vibrazione che torna. Quindi è proprio il caso di rielaborare il perché mi sento carente, da dove arriva, quali sono i pensieri che io faccio e che proiettano carenza, perché è importante quello. Va bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di supportare il canale, potete condividere oppure iscrivervi, e se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!